tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme un'altra borsa. Anche oggi andremo a realizzare una hobo bag, è lo stile che mi piace di più in particolare, quindi tendo a portarvi principalmente questo, anche perché comunque è un modello che resta praticamente comodissimo da indossare. Comunque per questo progetto è disponibile un kit materiali completo che trovate sul sito gomitoli.com, vi lascio il link nel box informazioni qui in basso, insieme al codice sconto del 30% che ha come sempre una validità limitata. Trovate tutte le info nel box informazioni. Progetto veramente molto semplice, realizzato con il Lafur di Borgo dei Pazzi. Questo è l'avanzo di 2 rocche che ho lavorato insieme. Con questo potete farci tranquillamente un accessorio da abbinare alla borsa. Nonostante siamo partite da un fondo piccolino, la borsa resta di medie dimensioni, comoda e pratica, abbastanza capiente. Spero che questo progetto piaccia anche a voi. Fatemi sapere come sempre cosa ne pensate di questo progetto, se lo realizzerete. Mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutti gli spoiler, le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale. Ed ora vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzeremo 2 rocche di cordino in Dafur, colorazione numero 1. In abbinamento abbiamo i manici da circa 30 cm, un fondo vale 21x8 cm, 4 punticelli ed una chiusura a cartella. Utilizzeremo l'uncinetto numero 3,5 per la lavorazione della base, uncinetto numero 4, 4,5 per la lavorazione del corpo borsa, ago da nana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo ovviamente dal fondo e lavorando il filato peloso dovremo andare a lavorare a rovescio, quindi nel mio caso questo è il dritto del fondo, noi gireremo a rovescio, non sembra esserci nessuna differenza ma sappiate che si sente, quindi posiziono il fondo a rovescio, prendo le 2 rocche e unisco i 2 fili. Lavorerò 2 rocche insieme perché così l'effetto sarà ancora più pelosetto. Prendo quindi 2 fili, li vado ad unire insieme con un cappio. Utilizzerò l'uncinetto 3,5 per lavorare il fondo. Parto dal foro centrale del lato più corto, inserisco l'uncinetto all'interno e vado a lavorare la prima maglia bassa. Passo al foro successivo dove lavorerò 2 maglie basse, 1 e 2 sempre nello stesso foro e poi di nuovo una maglia bassa nel foro successivo. Dopodiché ci ritroviamo esattamente nel foro dell'angolo dove andremo a lavorare 3 maglie basse nello stesso foro e questo procedimento lo ripeteremo per ogni foro che si trova in corrispondenza dell'angolo. Dopodiché nei fori successivi andremo ad alternare una maglia bassa e 2 maglie basse per tutti i fori del fondo, ovviamente facendo eccezione negli angoli. Quindi ora procedo, nel foro successivo lavoro una maglia bassa, nel successivo 2 maglie basse e continuo alternando in questo modo fino ad arrivare all'angolo dove farò l'aumento di 3 maglie basse.
Una volta terminato il giro andiamo a cambiare l'uncinetto. Io prenderò l'uncinetto numero 4, ma voi potete prendere l'uncinetto più adatto alla vostra mano di lavorazione. Andiamo a chiudere questo giro con maglia bassissima nel primo punto. In questo modo facciamo una catenella e da questo momento in poi non faremo altro che andare a lavorare a maglia bassa per tutti i giri di lavorazione e lavoreremo sempre il rovescio così da lasciare la parte più pelosetta all'esterno. Quindi ho fatto la catenella, punto l'uncinetto nello stesso punto di base e vado a lavorare una maglia bassa e procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Terminato il giro non faremo altro che chiuderlo con una maglia bassissima nel primo punto, fare una catenella per alzare il lavoro e procedere lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Questo procedimento lo ripeteremo per il totale di giri che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri, quindi che sarà l'altezza. Raggiungiamo quindi queste misure e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, una volta lavorati tutti i miei giri, ne ho lavorati 19 in totale, ho raggiunto 18 cm di altezza. Ovviamente queste misure possono essere personalizzate secondo i vostri gusti. A questo punto, una volta raggiunta l'altezza desiderata, vi basterà tagliare il filo e andare a chiudere con asola di chiusura ed avremo terminato il corpo della borsa, ma non ultimato la borsa. Quindi mi taglio il filo, chiudo con asola di chiusura. A questo punto, per andare a creare le due sezioni laterali, innanzitutto ci prendiamo dei marcapunti, pieghiamo come sempre il bordo a metà e andiamo a posizionare i marcapunti esattamente sulla piegatura. In questo modo potremo andare a suddividere per bene i punti, quindi partendo dal punto centrale che abbiamo marcato, lo contiamo ovviamente come punto, andiamo a contare 9 punti da un lato e 9 punti sull'altro. Questo lo faccio capitare sul davanti, quindi lo conto come primo punto su questo lato, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sul nono vado a posizionare un marcapunti e ripeterò lo stesso procedimento anche sull'altro lato, non contando ovviamente quello marcato perché fa parte di questo lato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sul nono andiamo a posizionare il marcapunti. Quindi abbiamo creato la prima sezione su questo lato, ripeteremo lo stesso procedimento anche su questo lato. Quindi il punto marcato lo faccio capitare su questo lato, lo conto come primo punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sul nono metto un marcapunti e ripeto lo stesso procedimento anche sull'altro lato, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sul nono posiziono il marcapunti.
Una volta suddiviso il bordo, questi marcapunti possiamo anche andarli a rimuovere e dovremo andare a lavorare solo queste sezioni, prima una parte e poi l'altra, in righe di andata e ritorno facendo delle diminuzioni. Quindi ora vediamo come andare a lavorarli. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Io ovviamente una parte l'ho già fatta, l'altra la facciamo insieme. Prendiamo ovviamente lo stesso filato, sempre messo doppio, facciamo un cappio iniziale e ci teniamo il filo sull'uncinetto. Ci andiamo ad agganciare esattamente dove abbiamo posizionato il primo marcapunti e lavoreremo sempre sul rovescio. Partiremo con la lavorazione sempre sul rovescio, anche se poi andremo a lavorare righe di andata e ritorno. Quindi inserisco l'uncinetto esattamente dove ho il marcapunti e lavoro la prima maglia bassa. Mi porto dietro anche la codina e procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto, quindi questa prima riga la lavorerò tutta a maglia bassa, non farò diminuzioni. Lavoro ovviamente anche l'ultimo punto marcato, possiamo anche rimuoverli questi marcapunti una volta lavorata questa riga e da questo momento in poi inizieremo a fare una diminuzione sia di inizio che fine riga, quindi voltiamo il lavoro, facciamo una catenella e procediamo saltando il primo punto che voi con il lavoro davanti vedrete benissimo, è questo qui. Noi andiamo direttamente nel successivo e lavoriamo una maglia bassa. Per comodità, per quanto riguarda questa tipologia di filato, vi consiglio di mettere un marcapunti esattamente sul primo punto. Procediamo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante fino ad arrivare all'ultimo punto, anzi il penultimo, perché dobbiamo andare a lavorare la diminuzione. Ok, qui ho il penultimo punto, inserisco l'uncinetto, prendo il filo, non chiudo, inserisco l'uncinetto nell'ultimo punto, prendo il filo, ho 3 asole sull'uncinetto, le chiudo tutte insieme, faccio una catenella, volto il lavoro, devo fare la diminuzione della prossima riga, quindi salto il primo punto che è questo, vado nel successivo, lavoro la prima maglia bassa ed inserisco il marcapunti nel primo punto, così so benissimo poi quale sarà l'ultimo punto nella riga successiva. Procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante fino ad arrivare al penultimo punto. Riconosciamo l'ultimo punto perché abbiamo marcato il primo punto nella riga precedente, quindi questo è l'ultimo punto, questo è il penultimo, inserisco l'uncinetto, prendo il filo, non chiudo, inserisco l'uncinetto nell'ultimo punto, prendo il filo e vado a chiudere tutto insieme, faccio una catenella, volto il lavoro, salto il primo punto, vado nel successivo, lavoro una maglia bassa, inserisco il marcapunti per riconoscere l'ultimo punto nella riga successiva e si procederà sempre in questo modo. Qui in alto troverete indicate il numero totale di righe che andrò a lavorare io insieme alla misura in centimetri, ma calcolate che dovremo ottenere in totale poi 3 punti finali. Per quanto riguarda l'utilizzo di questo filato, se utilizzate un'altra tipologia di filato e magari resta più sottile, anche 5 punti vanno benissimo, comunque dipende sempre dai propri gusti. Quindi raggiungiamo queste misure e poi vediamo come procedere.
Ok, ho terminato la lavorazione anche di questa parte. Una volta raggiunte le misure possiamo andare a tagliare il filo e bloccarlo tra le maglie. Calcolate che ho lavorato 9 righe totali per un'altezza di circa 10 cm. Qui ho il bordo della borsa. Fatto questo, adesso possiamo andare a creare la piccola patellina per andare a chiudere poi la borsa a cartella. Volendo potete lasciarla anche così e mettere un bottone magnetico al centro. Quindi per fare questo ripetiamo lo stesso procedimento, prendiamo il filo, facciamo il cappio iniziale e ci agganciamo sul bordo della borsa, ovviamente bordo libero, sempre a rovescio. Possiamo farla stretta o spessa quanto il bordo libero. Io prendo in considerazione il secondo punto libero dalla parte laterale. Ho fatto il cappio iniziale, mi tengo il filo sull'uncinetto, inserisco l'uncinetto nel punto, prendo il filo e chiudo a maglia bassa. Ovviamente mi porto dietro la codina per nasconderla e vado a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Ovviamente mi fermerò nel penultimo punto, quindi non vado vicino alla parte laterale. A questo punto faccio una catenella, volto il lavoro e procederò lavorando in righe di andata e ritorno a maglia bassa fino a raggiungere la misura che ci occorre. La troverete indicata qui in alto insieme alla misura in centimetri, ma sentitevi libere comunque di modificarla. Ho lavorato una patellina da 9 righe e misura 10 cm. A questo punto ho già tagliato il filo e lo vado a bloccare tra le maglie. A questo punto lavorate tutte le parti all'uncinetto, possiamo occuparci dell'applicazione degli accessori. Partiremo dalla chiusura e poi passeremo al manico. Come vi avevo mostrato nella lista dell'occorrente, utilizzerò una chiusura a cartella. Questa tipologia di chiusura ha le viti, quindi ora andiamo ad applicare questa parte sulla patellina e questa parte poi andrà applicata sul corpo borsa. Andiamo a svitare le due viti che ci sono. E andiamo a posizionare la chiusura al centro della patellina facendo passare il bordo all'interno di questa fessura. Vi consiglio di mettere della colla all'interno, così resterà ben fissa. Quindi facciamo entrare per bene il bordo all'interno, possiamo aiutarci anche con un ago da lana o un cacciavite a spacco. Una volta inserito il bordo della patella all'interno della chiusura possiamo andare a riavvitare. Quando avremo applicato questa parte possiamo andare ad applicare l'altra parte della chiusura sul corpo borsa. Per fare ciò è veramente molto semplice, andiamo a prendere questa parte, la inseriamo nella prima parte della chiusura e andiamo a chiudere la patella. Andiamo a fare una leggera pressione sul corpo borsa, magari inseriamo qualcosa all'interno, apriamo la chiusura ed avremo la posizione precisa. Quindi facciamo passare le alette all'interno del corpo borsa, posiziono la griglietta e le vado a piegare verso l'interno. Possiamo aiutarci anche con una pinza volendo,
questo sarà il risultato. Ora ci occupiamo del manico e dei ponticelli. Nella lista dell'occorrente vi ho mostrato 4 ponticelli, ma alla fine ne utilizzerò solo 2 ed utilizzerò un solo manico. L'applicazione dei ponticelli è uguale come per la seconda parte della chiusura, dobbiamo andarla ad applicare sulla borsa e dobbiamo far fuoriuscire le alette per poi andarle a fissare con la griglietta. Quindi io la fisserò proprio sulla parte più alta, ovviamente al centro. Faccio uscire, come potete vedere, le alette, applico la griglietta e vado a piegare semplicemente le alette. Ripeterò lo stesso procedimento anche sull'altro lato. Una volta applicati entrambi i ponticelli, prendiamo il manico che ha i suoi moschettoni e lo andiamo semplicemente ad applicare nei ponticelli. Questo sarà il risultato finale, io sono come sempre super soddisfatta. Lo stile obo è lo stile che amo di più in particolare, infatti ve ne sarete accorte perché di solito tendo a portare progetti con questa forma. Questa volta l'ho resa un po' particolare con il filato in fur. Questo è l'avanzo delle 2 rocche, quindi potete farci tranquillamente un piccolo accessorio da abbinare alla borsa. Non l'ho foderata come avrete visto, ma la borsa comunque resta di medie dimensioni nonostante siamo partite da un fondo piccolino. È bella capiente. Per questo progetto è disponibile un kit materiali completo che trovate sul sito gomitoli.com. Vi lascio il link nel box informazioni qui in basso, anche qui sul video, insieme al codice sconto del 30% che ha una validità limitata come sempre. Il kit ovviamente contiene tutto il necessario per realizzare questa borsa, quindi un fondo, 2 rocche di Indafur, un manico, 2 ponticelli e la chiusura a cartella. Trovate comunque tutte le info nel box informazioni qui in basso. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se la realizzerete, mandatemi le foto sul mio profilo Instagram dove potrò condividere poi tutti i vostri lavori nelle storie. Ovviamente vi invito anche a seguirmi sui miei social in generale, così non vi perderete tutti gli spoiler, le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi i futuri tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!